Non ci crederai, ma la nonna compie 100 anni. Accompagnami in questa storia dolce mentre impari un po' di italiano vero. Ciao, mi chiamo Marta. Oggi è un giorno molto speciale. La mia nonna compie 100 anni. Sì, hai capito bene. 100. Un numero che sembra grande, quasi impossibile. Ma lei è lì, nella sua poltrona, serena. E negli occhi brilla ancora quella scintilla giovane che non ha mai perso. Abbiamo preparato una festa semplice, come piace a lei. In salotto ci sono palloncini, fiori e una torta con una grande candela. Una sola, perché 100 sono un po' troppe. Ci sono tutti, figli, nipoti, pronipoti, 3 generazioni intorno a lei. Ogni tanto qualcuno si avvicina, le dà un bacio e le dice: «Auguri, nonna!» E lei con gli occhi lucidi risponde: «Grazie, bambini miei. Sono fortunata ad avervi tutti qui». La guardo e penso a tutte le cose che ha visto. È nata nel 1925. Ha vissuto la guerra. Ha cresciuto 5 figli. Ha cucinato 1000 pranzi della domenica. E ogni volta che la sento raccontare una storia, mi sembra di entrare in un film in bianco e nero. Io e lei abbiamo sempre avuto un legame speciale. Da bambina passavo i pomeriggi con lei. Mi portava al parco, mi insegnava ad andare in bicicletta e a fare la torta di mele. Adesso sono io a cucinare per lei, a tenerle la mano, a portarla al parco. Ma ogni tanto mi guarda e mi dice: «Copriti bene, che fuori c'è vento». E in quel momento torno bambina, sua bambina. Quando arriva il momento di spegnere la candela, tutti cantiamo «Tanti auguri a te». Lei chiude gli occhi, soffia piano e sorride. Quel sorriso vale più di 100 compleanni, perché dentro ci sono la forza, la dolcezza e un amore che non finirà mai. Perché sulla torta c'è una sola candela? Chi è presente alla festa? Qual è uno dei ricordi più belli che Marta ha con sua nonna?
Ciao, mi chiamo Marta. Oggi è un giorno molto speciale. La mia nonna compie 100 anni. Sì, hai capito bene. 100. Un numero che sembra grande, quasi impossibile. Ma lei è lì, nella sua poltrona, serena. E negli occhi brilla ancora quella scintilla giovane che non ha mai perso. Abbiamo preparato una festa semplice, come piace a lei. In salotto ci sono palloncini, fiori e una torta con una grande candela. Una sola, perché 100 sono un po' troppe. Ci sono tutti. Figli, nipoti, pronipoti, 3 generazioni intorno a lei. Ogni tanto qualcuno si avvicina, le dà un bacio e le dice: Auguri, nonna! E lei con gli occhi lucidi risponde: Grazie, bambini miei. Sono fortunata ad avervi tutti qui. La guardo e penso a tutte le cose che ha visto. È nata nel 1925. Ha vissuto la guerra. Ha cresciuto 5 figli. Ha cucinato 1000 pranzi della domenica. E ogni volta che la sento raccontare una storia, mi sembra di entrare in un film in bianco e nero. Io e lei abbiamo sempre avuto un legame speciale. Da bambina passavo i pomeriggi con lei. Mi portava al parco, mi insegnava ad andare in bicicletta e a fare la torta di mele. Adesso sono io a cucinare per lei, a tenerle la mano, a portarla al parco. Ma ogni tanto mi guarda e mi dice: Copriti bene, che fuori c'è vento. E in quel momento torno bambina, sua bambina. Quando arriva il momento di spegnere la candela, tutti cantiamo tanti auguri a te. Lei chiude gli occhi, soffia piano e sorride. Quel sorriso vale più di 100 compleanni, perché dentro ci sono la forza, la dolcezza e un amore che non finirà mai. Unlock full access to all our stories, exclusive exercises, and special content by becoming a channel member. Plus, your support helps us keep creating more amazing content for you. Join now and take your learning to the next level. Ciao, mi chiamo Marta. Oggi è un giorno molto speciale. La mia nonna compie 100 anni. Sì, hai capito bene. 100. Un numero che sembra grande, quasi impossibile. Ma lei è lì, nella sua poltrona, serena. E negli occhi brilla ancora quella scintilla giovane che non ha mai perso. Abbiamo preparato una festa semplice, come piace a lei. In salotto ci sono palloncini,
fiori e una torta con una grande candela. Una sola, perché 100 sono un po' troppe. Ci sono tutti, figli, nipoti, pronipoti, 3 generazioni intorno a lei. Ogni tanto qualcuno si avvicina, le dà un bacio e le dice: Auguri, nonna! E lei con gli occhi lucidi risponde: Grazie, bambini miei. Sono fortunata ad avervi tutti qui. La guardo e penso a tutte le cose che ha visto. È nata nel 1925. Ha vissuto la guerra. Ha cresciuto 5 figli. Ha cucinato 1000 pranzi della domenica. E ogni volta che la sento raccontare una storia, mi sembra di entrare in un film in bianco e nero. Io e lei abbiamo sempre avuto un legame speciale. Da bambina passavo i pomeriggi con lei. Mi portava al parco, mi insegnava ad andare in bicicletta e a fare la torta di mele. Adesso sono io a cucinare per lei, a tenerle la mano, a portarla al parco. Ma ogni tanto mi guarda e mi dice: Copriti bene, che fuori c'è vento. E in quel momento torno bambina, sua bambina. Quando arriva il momento di spegnere la candela, tutti cantiamo tanti auguri a te. Lei chiude gli occhi, soffia piano e sorride. Quel sorriso vale più di 100 compleanni, perché dentro ci sono la forza, la dolcezza e un amore che non finirà mai.